Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, benvenuti a tutte le nuove iscritte. Oggi andremo a creare questa borsetta a mezzaluna con tutti i volant attorno. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio tutto l'occorrente per poterla realizzare. Il progetto veramente molto semplice da realizzare oggi insieme. Andiamo ad utilizzare il cordino Indalux dell'azienda Borgo dei Pazzi. Quindi vi ricordo che questi cordini che hanno loro sono assolutamente made in Italy, quindi veramente un'ottima qualità. Molte di voi già l'hanno provato, per cui vi invito appunto non solo a usare Indalux, ma tutto ciò che trovate nella loro pagina. E con questo codice potete acquistare sia Indalux che gli altri cordini presenti, ma non solo, tutte le lane, insomma tutti i prodotti che loro hanno, con uno sconto immediato di 5 euro. Per questo progetto io utilizzerò come colorazioni il numero 21 ed il numero 36, che oltretutto è una novità appunto per quanto riguarda le colorazioni di Indalux. Ne serviranno circa 300 grammi, quindi una rocca da 2,50, quindi se volete farvi bastare una sola rocca, quindi farla di un unico colore, basta farla leggermente più piccola di come appunto ve la presenterò oggi. Oppure non realizzare il manico tutto lavorato, ma semplicemente la catena senza lavorazione. Poi ci servirà appunto 50 cm di catena, che sarà il nostro manico, due moschettoni per poterla agganciare alla borsa e due calamite, queste qui che andranno cucite, per poter realizzare la nostra chiusura. L'uncinetto che io andrò a utilizzare per l'Indalux è il 3,5, ma potete tranquillamente utilizzare anche il numero 4. Adattate, come dico sempre, l'uncinetto alle vostre mani. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo realizzando 10 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Queste 10 catenelle le andiamo a chiudere in tondo, quindi sulla prima eseguita con un punto bassissimo, e chiudiamo il nostro anello. La codina del lavoro adesso ce l'andiamo a lavorare, così chiudiamo per bene il lavoro. Quindi all'interno di questo anello andiamo a creare 15 punti alti. Il primo lo sostituiamo da 3 catenelle. Quindi in questa maniera, man mano la codina ce l'andiamo a lavorare. Quindi un totale di 15. Ci rivediamo non appena li abbiamo completati. Completati quindi i 15 punti alti, cosa facciamo? Dobbiamo fare delle righe di andata e ritorno appunto per creare la forma a mezzaluna. Quindi creiamo 3 catenelle che sostituiranno il primo punto alto, voltiamo il lavoro e adesso in ogni maglia sottostante andiamo a raddoppiare, quindi ne andiamo a creare 2 in ogni maglia, quindi per un totale quindi alla fine di 30 punti alti. Quindi il primo già è stato realizzato e andiamo a creare nello stesso punto il nostro secondo. Poi andiamo in quello successivo, andiamo a fare il primo punto alto e sempre nello stesso punto un secondo punto alto, e facciamo la stessa cosa quindi in tutti i punti in questa maniera. Quindi andiamo a raddoppiare e ci rivediamo per vedere come eseguire il giro successivo. Completato pure questo giro, cosa facciamo? Sempre 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto del giro successivo, voltiamo il lavoro e adesso non facciamo aumenti, ma andiamo a realizzare sotto ogni maglia un punto alto. Quindi il primo già è stato eseguito e adesso andiamo senza aumenti per questo giro a realizzare le nostre 30 maglie in questa maniera, quindi molto semplice. Vedrete che è un progetto adatto veramente anche alle meno esperte. Quindi completiamo anche questo giro e ci rivediamo per quello successivo. Completato questo giro, adesso cosa facciamo? Sempre le nostre solite 3 catenelle che andranno a sostituire il primo punto alto, voltiamo il lavoro e adesso iniziamo la sequenza degli aumenti. Quindi
nello stesso punto andiamo a creare un altro punto alto e poi 5 senza aumenti, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nel successivo punto andiamo a creare un aumento e poi 5 punti alti senza aumenti. Quindi questa sarà la sequenza di questo giro. Diciamo che adesso fino alla fine i giri saranno sempre con degli aumenti. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5, quindi sul successivo andiamo a creare un aumento. E in questa maniera andiamo a completare questo giro e ci rivediamo per vedere come fare il successivo. Completato questo giro, noi al solito 3 catenelle che sostituiscono sempre il primo punto alto del giro successivo, voltiamo il lavoro e come sempre io all'inizio di ogni giro, dove ci sono gli aumenti ovviamente, lo faccio subito. Quindi vedete il primo aumento. Adesso dobbiamo fare 6 punti alti e poi l'aumento. Qui vi ricordate ne abbiamo fatti 5, in questo giro ne faremo 6. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a creare il nostro aumento, quindi 2 punti alti nello stesso punto e nuovamente 6 punti alti senza aumenti. Quindi questa è la sequenza che andrà fatta per tutto il nostro giro. Quindi 3, 4, 5 e 6. E nuovamente il nostro aumento, quindi 2 punti alti nello stesso punto. Quindi adesso, nel momento in cui andiamo a terminare questo giro, il prossimo sarà un aumento e 7 punti alti, poi quello successivo un aumento e 8 punti alti, e quello successivo ancora un aumento e 9 punti alti, e infine l'ultimo dove sarà un aumento e 10 punti alti. Quindi vi lascio proseguire da sole, andate a creare questa sequenza e ci vediamo per vedere come fare il resto dei giri. Ed ecco qui quindi il primo pannello completo o quasi, manca soltanto l'ultimo giro di contorno di punti bassi e poi il primo pannello è completo. Quindi ricordiamo tutto quello che noi abbiamo fatto fino adesso, in totale sono 9 giri, quindi sul primo abbiamo creato 15 punti alti, sul secondo li abbiamo raddoppiati, quindi portati a 30, poi un giro senza aumenti, e poi a partire dal quarto giro abbiamo creato degli aumenti, quindi un raddoppio e 5 maglie libere, poi un raddoppio e 6 maglie, un raddoppio e 7 maglie, un raddoppio e 8, un raddoppio e 9, un raddoppio e 9 maglie. Ed ecco quindi il pannello quasi ultimato. Adesso noi cosa andiamo a fare? Un giro di contorno su tutto il perimetro e quindi ci troviamo in questa maniera, andiamo a creare un punto basso, quindi su questo punto una catenella e un altro punto basso in maniera tale da creare qui l'angolo e poi vedete qui c'è il punto alto, quindi è preso in orizzontale, andiamo a fare in ogni punto alto andiamo a fare 2 punti bassi in questa maniera. Andiamo sul seguente, facciamo la stessa cosa anche su quello successivo finché non arriviamo poi al centro e vi faccio vedere cosa fare.
quindi sempre 2 punti bassi, quindi questo è un giro molto semplice, quindi anche sul primo giro vedete 2 punti bassi e poi in questo spazio ne andremo a creare 3, quindi 1, 2 e 3. Vedete quindi il contorno e poi continuiamo sempre con 2 punti bassi nello spazio creato dei punti alti, vedete, quindi 1 e 2 fino alla fine in questa maniera. Poi una volta che arriviamo qui andiamo a creare il nostro angolo, quindi catenella, cioè scusate, punto basso, catenella e punto basso. Qui sarà molto più semplice perché andremo a creare un punto basso in ogni maglia sottostante e poi andiamo a chiudere qui con asola di chiusura e il primo pannello è completo, quindi ci rivediamo per vedere come proseguire. Prima di completare volevo farvi vedere l'asola di chiusura che molte appunto mi chiedete di farlo vedere. Quindi cosa ho fatto? Sono arrivata qui, prima dell'angolo che ho fatto all'andata, ho tagliato il filo, quindi cosa faccio? Estraggo in questa maniera e vado sul primo punto basso, vedete, e mi inserisco in questa maniera e faccio passare il filo qui sotto e lo estraggo. Poi vado sull'ultimo punto effettuato, mi inserisco al centro delle 2 asole, vedete, prendo il filo e lo faccio passare. Ed ecco così creata l'asola di chiusura, così non si vede il lavoro dove finisce e dove appunto inizia. Quindi ci rivediamo per vedere adesso cosa fare nel passaggio successivo. I 2 pannelli quindi sono completi, ho fatto anche l'altro identico a quello precedente. Adesso dobbiamo occuparci di fare quindi tutta la parte che unirà questi 2 pannelli. Quindi noi andiamo a realizzare una striscia che adesso vi faccio vedere, che deve avere la stessa quindi circonferenza, quindi lunghezza di questa parte qui. Quindi poi io vi dirò esattamente quanto misurerà alla fine. Quindi cosa facciamo? Prendo l'altro colore, quindi perché farò sia la parte che unisce i 2 pannelli che i volà con un'altra appunto tonalità. Cosa facciamo? Cappietto, andiamo a realizzare quindi la striscia realizzando 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e torniamo indietro, quindi realizzando 5 punti bassi. La striscia sarà veramente molto facile come esecuzione. Quindi realizzati questi 5 punti bassi, catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a rifare sempre 5 punti alti. Quindi saranno delle righe di andata e ritorno, quindi saranno sempre 5 in questa maniera. Quindi catenella, si volta il lavoro e si farà appunto la striscia. L'importante è che copra tutta la circonferenza del nostro semicerchio. Quindi questa parte dovrà, quindi nel momento in cui poi noi la realizziamo, dovrà essere lunga quanto questa circonferenza. Quindi ci rivediamo alla fine, così vi dirò esattamente il numero di giri e la lunghezza che avrò ottenuto. Ed ecco qui quindi tutta la striscia, quindi diciamo la base della nostra borsa realizzata. La misura ottenuta è la stessa di questa, quindi circa 50 centimetri. E io alla fine, anziché farla di 5 punti, l'ho aumentata perché veniva troppo stretta, quindi ho realizzato 8 catenelle anziché 6, quindi tornando indietro sono 7 punti e poi al solito
ho realizzato un punto di contorno, quindi come abbiamo fatto quindi per i pannelli, quindi niente di complicato. Negli angoli dobbiamo sempre creare punto basso, catenella e punto basso per creare appunto gli angoli. Quindi io adesso vi faccio vedere come cucirla, perché dovrà essere cucito questo pannello e poi anche questo, quindi poi questo sarà il risultato. Allora, io cosa ho fatto? Sempre con il secondo colore mi sono agganciata qui con un nodino semplicissimo, poi questo filo lo facciamo sparire. Quindi io cosa faccio? Siccome poi dovrò realizzare il volà tutto attorno, come diciamo quello che dobbiamo andare a cucire, non tutte le asole, andiamo a cucire solo le asole al centro, perché questa qui, quella è più esterna, poi mi servirà appunto per creare il nostro volà esterno. Quindi io mi aggancio un po' prima, vedete? Poi cosa faccio? Vedete qui dove c'è il marcapunti, anziché prenderle tutte e quattro, prendo quelle più interne, quindi questa e questa. In questa maniera, e quindi lascio libera questa e questa. Poi torno indietro e vado a prendere le altre due. Stringo per bene. Poi questo filo lo togliamo, quindi sempre, vedete, sono due di qua e due di là, mi vado a prendere quelle interne e continuo la mia cucitura. E proseguo così per tutto il pannello. Quindi, e vado avanti, mi raccomando, perché poi da questa parte io dovrò andare a fare il volà, quindi mi serve l'asola libera. Quindi continuiamo in questa maniera, con questo tipo di cucitura, si presenterà in questa maniera così, quindi ho tutto poi il bordo per poter fare il volà attorno. Vado a cucire questo e con lo stesso sistema andrò a cucire anche questo pannello e ci rivediamo appunto per fare insieme l'ultima parte della borsa. Ed ecco qui come si presenta la borsa una volta che abbiamo cucito i due pannelli, quindi alla striscia che abbiamo creato. Io già nel primo pannello ho iniziato, quindi ho fatto già tutto il giro con i volà e adesso vi faccio vedere nel dettaglio come poterlo realizzare. Quindi riprendo sempre il secondo colore, quindi faccio un cappietto e come vi avevo detto andiamo a lavorare su quelle asole esterne che abbiamo lasciato durante la cucitura. Quindi cosa facciamo? Mi inserisco sul primo punto, faccio passare questo così e creo il primo punto alto che sarà sostituito da 3 catenelle. Questo ce lo andiamo a lavorare sotto. Adesso in ogni punto, quindi in ogni maglia, andiamo a creare 3 punti alti. Quindi il primo già l'abbiamo fatto, facciamo il secondo ed il terzo, sempre nello stesso punto. Andiamo avanti, punto successivo, sempre 3 maglie alte. Così poi andremo, infatti, si andrà a formare appunto la forma dei volà, in quanto appunto sono tutti gli aumenti che andiamo a fare. Si prosegue, quindi sempre con lo stesso schema, i 3 punti alti in ogni maglia che abbiamo appunto lasciato durante la cucitura. Anche questo è un passaggio abbastanza semplice. Quindi vedete che già si comincia a formare, quindi lo andiamo a fare fino a questo punto e ci rivediamo per vedere come creare appunto anche la catena lavorata sempre all'uncinetto. Adesso prendiamo la nostra catena che è circa 50 cm e dobbiamo andare a lavorare appunto attorno per creare una sorta di continuazione con i volà. Quindi cosa facciamo? Cappietto, prendiamo
un lato e sulla prima maglia il totale saranno 5 punti bassi, ne faccio 3 adesso e poi al ritorno, quando ritorno dal giro, farò gli ultimi 2. Quindi inizio con i primi 3, 1, 2 e 3, e poi nelle successive maglie vado a realizzare 2 punti bassi in tutte le maglie che ho a disposizione, in questa maniera. Quindi questo lavoro, quindi come primo giro, andremo a fare tutto questo lavoro finché poi non arriviamo dall'altra parte. Faremo gli altri 2 punti bassi, ma vi farò vedere nel dettaglio come chiudere e come ricominciare il giro con i volà. Terminata la lavorazione di tutta la catena, sono arrivata all'ultima maglia, vado a creare gli ultimi 2 punti bassi, così i 3 che avevo fatti prima più questi 2 siamo arrivati a un totale di 5. Poi cosa faccio? Vado a chiudere con un punto bassissimo sulla prima maglia eseguita. Per quanto riguarda la lavorazione dei volà, noi la inizieremo da questa parte, quindi tutta questa parte qui non verrà lavorata. Quindi noi adesso ci spostiamo con dei punti bassissimi fino al punto di inizio. Quindi piano piano, in questa maniera, ci andiamo a spostare, quindi con dei punti bassissimi, finché non arriviamo, vedete, a questo punto. Quindi cosa faccio? Adesso dobbiamo in ogni maglia sottostante creare 2 punti alti, quindi in ogni punto che vediamo. Quindi rispetto alla lavorazione dei volà che vi ho fatto vedere per la borsa, non serve farla molto gonfia, quindi facciamo soltanto 2 punti alti per ogni punto. Quindi il primo punto alto verrà sostituito da 3 catenelle, il primo è già fatto e vado a fare il secondo. Stessa cosa nel punto successivo, 2 punti alti. Quindi in tutte le maglie disponibili, tranne nei punti che vi ho detto, dovremmo andare a creare queste due maglie alte. Quindi poi piano piano andrà a crearsi un volà un pochettino meno evidente della borsa. Poi quando arriviamo a questo punto qui, noi completiamo qui i 2 punti alti, qui ci spostiamo tramite i punti bassissimi e si ricomincia da questa parte. E poi quando arriviamo da questa parte qui ci spostiamo e chiudiamo. Quindi questa sarà la lavorazione per quanto riguarda il nostro manico. Quindi ci vediamo non appena anche questo passaggio è completo. Arrivati quindi all'ultima maglia, quella dove vanno effettuate 5 punti bassi, quindi vado a fare gli ultimi 2 e così completiamo. E poi vado a effettuare un punto bassissimo sulla prima maglia effettuata. Adesso la lavorazione del volà inizierà sulla seconda maglia della catena, quindi noi cosa facciamo? Ci andremo a spostare con dei punti bassissimi fino al nostro punto di inizio. Quindi i 5, in sostanza nei 5 punti bassi che facciamo all'estremità non vanno lavorati i volà. Quindi mi sposto sul primo punto e faccio quello che ho fatto sul bordo della nostra borsa, ovvero 3 punti alti in ogni maglia disponibile. Quindi la prima sempre sostituita da 3 catenelle e andiamo a fare questo lavoro. Quindi esattamente ciò che abbiamo fatto sul bordo della nostra borsa. Se voi vedete che vi viene troppo arricciato e preferite un qualcosa di meno, appunto di meno riccio, ne fate 2 per ogni maglia oppure alternate 3 punti alti a 2 punti alti sotto ogni maglia. Questo diciamo io la preferisco un po' più che assomigli esattamente come abbiamo fatto il resto della borsa, in maniera tale che la nostra catena sembri una continuazione appunto della borsa. Quindi questo passaggio
lo facciamo quindi su tutti e due i lati, quindi le 3 maglie alte su ogni punto disponibile. Poi ricordiamoci che arrivati qui i 5 punti non vengono lavorati, ma una volta che qui facciamo gli ultimi 3 punti alti ci spostiamo con una maglia bassissima e si ricomincia qui sulla seconda maglia in questo punto. Poi finiamo tutto questo lato e arrivata a questo punto ci spostiamo un'altra volta fino a qui e chiudiamo con una sola di chiusura, come vi ho spiegato appunto durante la lavorazione della borsa. Quindi ci vediamo non appena anche la catena è completa. Ed ecco qui il progetto completato. Vedete, questo è il nostro manico, quindi ricavato dalla catena lavorata con l'uncinetto, come vi ho spiegato. Poi ho cucito le calamite internamente in questo punto e in questo punto. Si può ovviamente foderare. Queste le ho inserite tramite moschettoni nei laterali della borsa e questo è il risultato. Le misure che abbiamo ottenuto sono 30 di larghezza e 16 di altezza. Ovviamente se seguite il tutorial esattamente come l'ho realizzato io. Inoltre, se c'è qualche passaggio, ve lo dico sempre, che non vi è chiaro, non avete capito bene, scrivetemi e io risponderò assolutamente. Poi vi ricordo di andare sul sito Borgo dei Pazzi, con questo codice potete acquistare sia il cordino Indalux che abbiamo utilizzato oggi, ma anche tutto ciò che è presente nella loro pagina e avrete uno sconto immediato di 5 euro. Se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale e attivando la campanella sarete sempre informati su tutto ciò che andrò a pubblicare a breve. Quindi ci vediamo alla mia prossima creazione.